Ben ritornati su Etica Artistica. Ancora questo film su Biancaneve non è neanche uscito e già non ne possiamo più. Ma com'è possibile? Vediamo di analizzare bene la situazione da un punto di vista sia filosofico che di marketing. Prima di iniziare, se questo è il primo video che vedete qui sul canale, vi raccomando iscrivetevi in modo tale da non perdere gli altri video e rimanere sempre aggiornati. È un piccolo gesto che non costa nulla, però può fare la differenza. Come avrete potuto notare, è partita col botto la campagna di marketing volta a pubblicizzare il nuovo film su Biancaneve. Nel caso in cui non lo sappiate, giusto per ricapitolare, questa nuova Biancaneve sarà una novella paladina del politicamente corretto. Da quello che sembrerebbe dalle ultime informazioni non ci saranno né nani, né principi, né un'attrice bianca come la neve, come imporrebbe il nome. La nuova Biancaneve sarà emancipata e si salverà da sola, ma la cosa su cui mi preme riflettere è una, ovvero secondo voi all'azienda che produce questo prodotto interessa la storia di Biancaneve? E ancora, secondo voi a questa azienda miliardaria, secondo voi interessa davvero l'emancipazione femminile? Vi dico io cosa interessa. Il denaro. Eh sì, perché come già avvenuto per la Sirenetta Nera, tutti noi stiamo parlando di questa Biancaneve e quindi stiamo facendo il bene dell'azienda. Perché per il marketing l'Eldorado è proprio questo, ovvero il passaparola. Nel momento in cui le persone iniziano a parlare tra di loro del tuo prodotto, puoi star certo di aver fatto bingo. Ma fin qui tutto sommato non ci sarebbe niente di troppo negativo, no? Sarebbe l'ennesima operazione di marketing. Niente di nuovo. Il problema però è l'effetto manipolatorio che si ha sulle persone, che è una cosa che ritengo davvero nociva e su cui vorrei porre l'attenzione. Ah, badate bene, sono consapevole che anche io sto parlando di Biancaneve, quindi mio malgrado sto facendo anche io pubblicità. Però lo faccio per due motivi: uno, per avere un video a cui rimandare in casi simili, e due, soprattutto per tentare di frenare questo circolo vizioso. Queste campagne sono volte a radicalizzare le persone e anche come vengono presentate dalla stampa, infatti le notizie, sono pensate ad hoc per questo, perché persone più radicalizzate significano più visualizzazioni, significano più articoli letti, significano in generale più traffico, quindi più soldi. E di fronte a una notizia del genere si creano due fazioni di tifosi: i difensori della Biancaneve di una volta e i difensori della nuova Biancaneve. È infatti praticamente impossibile non radicalizzarsi di fronte a notizie simili, perché sono pensate appositamente per questo. Un mio amico ieri mi faceva notare: ma se vogliono creare un film su una paladina del politicamente corretto, perché utilizzare Biancaneve? La risposta è semplice: perché un film del genere non se lo filerebbe nessuno, o comunque sicuramente non avrebbe questo marketing così facile. L'effetto infatti è che proprio coloro che sono i più grandi oppositori radicalizzati del prodotto creato dall'azienda diventano quelli che maggiormente lavorano per essa. Facciamo un esempio: la persona che inoltra a un proprio amico su WhatsApp il link dell'articolo in cui si parla di Biancaneve politicamente corretta, dicendo guarda, non lasciano stare più neanche Biancaneve, oltre a criticare la cosa, sta anche facendo conoscere quel prodotto all'amico. Ma anche in questo, dopo tutto, non c'è niente di negativo, no? Adesso vi spiego perché secondo me questo modus agendi sia da considerare del tutto scorretto e anche negativo e nocivo per gli individui. La cosa su cui vorrei porre l'attenzione è che ci sono delle grosse masse di individui che vengono aizzati da terzi in modo tale da litigare tra di loro, ed è proprio da questi litigi che l'azienda trae beneficio. E guardate, non mi soffermo neanche sulla manipolazione, perché tanto nella società mass mediatica odierna manipolare è la cosa più normale del mondo, ma forse sarebbe condannabile già questo in sé. Ma io ho potuto vedere sia persone litigare sotto i post degli articoli di giornali che riportavano la notizia, sia persone litigare dal vivo. E questo per quelle persone significa accumulare rabbia, alimentare dissapori magari proprio nella stessa famiglia, sprecare energie inutili e soprattutto radicalizzarsi. Ah, piccola parentesi sui post delle testate giornalistiche: considerate che ormai è strategia comune da parte dei giornali quella di autocommentarsi con critiche feroci attraverso dei contatti falsi, in modo tale da far partire delle polemiche. In ogni caso, in questo video voglio invitarvi a svolgere un esercizio molto difficile, ma fondamentale per evitare di sprecare energie inutili. Quando vi trovate di fronte queste notizie create ad hoc per radicalizzarvi, ignoratele, non cadete nella trappola.
sola. Certo, se l'argomento vi interessa, posso anche capire che nasca una discussione equilibrata, anche se su internet fare una discussione equilibrata sapete quanto sia difficile e quanto sia utopico. Ma prima di attaccare gli altri e svolgere il ruolo di tifosi, fatevi una semplice domanda: ma qual è l'ultima volta che ho parlato di questo argomento? Questo argomento, nel caso specifico Biancaneve, mi interessa davvero? Nel mio caso, ad esempio, credo di aver parlato l'ultima volta di Biancaneve 20 anni fa. E dopo aver risposto a queste domande, chiedetevi: ma vale davvero la pena spendere energie, innervosirsi, avvelenarsi il sangue, magari allontanarsi da una persona a causa di un litigio per difendere la vecchia o la nuova Biancaneve? Perché considerate che l'odio genera sempre altro odio ed è facile che magari partendo da un argomento banale poi si finisca per offendere ed andare oltre. E voi ricordate qual è stata l'ultima volta che avete parlato di Biancaneve prima di questo periodo? Se sì, scrivetelo sotto nei commenti. E mi raccomando, fatemi sapere sempre nei commenti cosa ne pensate sulla questione, perché le vostre opinioni potranno aiutare in questo modo anche gli altri utenti. Io vi ringrazio di essere arrivati qui alla fine del video. Se vi è piaciuto, mi raccomando, ricordate di mettere mi piace e vi chiedo inoltre di farlo girare il più possibile in modo tale da bloccare questo circolo vizioso d'odio inutile. E se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale che è totalmente gratuito. Noi ci vediamo nel prossimo video, sempre qui su Etica Artistica. Ciao!